Ciao a tutti e ben ritrovati! Come avrete dedotto dal titolo, il video di oggi è dedicato ai prodotti beauty migliori del 2014 secondo la mia personale opinione. Una sorta di vademecum di tutto ciò che mi ha davvero entusiasmato nel corso degli ultimi 12 mesi. Il video sarà diviso in sezioni, inizierò parlandovi di make-up, continuerò con la cura della pelle e per finire mi dedicherò ai prodotti per capelli. Perciò se siete alla ricerca di ispirazione e suggerimenti per orientarvi nei vostri prossimi acquisti beauty, siete decisamente nel posto giusto. Ok, cominciamo! Vi mostrerò i prodotti nell'ordine in cui normalmente li applico, per cui iniziamo con il primer viso e il mio preferito del 2014 è senza ombra di dubbio il The Professional della Benefit, che minimizza i pori, uniforma l'incarnato e rende la pelle morbida e setosa, rendendo molto più semplice l'applicazione del fondotinta, che tra l'altro poi durerà per tutta la giornata senza bisogno di ritocchi. Una vera bomba! Per quel che riguarda invece il primer occhi, il mio preferito è quello di sempre, l'Eyeshadow Primer Potion della Urban Decay nella colorazione Eden. Lo adoro perché è molto facile da stendere, uniforma la palpebra, la prepara all'applicazione dell'ombretto che poi dura senza rovinarsi per tutta la giornata. Insomma, consigliatissimo. In campo di fondotinta ho due prodotti da mostrarvi perché non sono riuscita a decidermi fra i due. Il primo è il mio fondotinta preferito di sempre, il Matte Velvet Plus della Make Up For Ever. Lo amo perché è il fondotinta che funziona meglio con il mio tipo di pelle, che è una pelle mista tendente al grasso. Ha una texture cremosa e fluida che lo rende molto facile da stendere, si uniforma alla perfezione con l'incarnato, è molto coprente, quindi va a nascondere anche le imperfezioni maggiori e poi ha un finish opaco che riduce l'odiato effetto lucido. Consigliatissimo, se vi interessa lo trovate da Sephora, tra l'altro non l'ho ancora detto ma come sempre sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti dei quali vi parlerò nel corso di questo video con suggerimenti per reperirli online e il link al mio blog post dedicato è ovviamente nella info box qui sotto. Passiamo al secondo fondotinta che ha una composizione diversa e si tratta dello Smooth Finish Foundation Powder di Laura Mercier che ho scoperto proprio nel 2014. È un fondotinta in polvere compatta, molto facile da stendere grazie alla spugnetta contenuta all'interno della confezione. È decisamente meno coprente del Matte Velvet Plus, infatti lo uso principalmente per realizzare dei make-up molto naturali, molto leggeri, senza troppo sforzo. Come dicevo è facilissimo da stendere, è abbastanza coprente da nascondere le imperfezioni minori, ma la cosa spettacolare di questo fondotinta è che una volta applicato scompare come non avere più il fondotinta, ma al tempo stesso uniforma l'incarnato e rende il viso molto più presentabile. Se non l'avete mai provato io vi consiglio vivamente di testarlo. Passiamo ai correttori. Ancora una volta uso il plurale perché non sono riuscita a decidermi, ho dovuto inserire due prodotti. Il primo è il correttore Eclat della NARS nella colorazione Honey, che è quella che meglio si adatta al mio incarnato. Mi piace moltissimo intanto la confezione con questo applicatore che rende molto facile stendere il prodotto, si uniforma alla perfezione con l'incarnato, copre anche le imperfezioni maggiori. Io lo uso moltissimo soprattutto per nascondere le macchie di iperpigmentazione. Dura per tutta la giornata, insomma consigliatissimo. Il secondo correttore invece è il cancelletà della Maybelline, eccolo qui. Mi piace moltissimo perché oltre a essere molto coprente è anche illuminante, quindi è perfetto da utilizzare per nascondere le occhiaie ma anche per portare luce in tutte le zone dove si ha necessità di avere appunto un viso più luminoso. Per esempio lo applico sul naso, sopra le labbra, sul mento, sulla fronte, insomma per illuminare il viso. Come dicevo è molto coprente, di nuovo facilissimo da stendere grazie a questa spugnetta. Io lo adoro, ve lo consiglio vivamente, in più è abbastanza economico e molto facile da reperire anche nei supermercati. Passiamo ora alla cipria. La mia preferita è la Photo Ready della Revlon. Mi piace molto perché opacizza senza rendere il volto troppo stopposo, perché all'interno ha un leggerissimo shimmer che illumina l'incarnato. È leggera, facile da stendere, anche il prezzo è abbastanza ragionevole, per cui consigliatissima.
È il momento degli ombretti e devo dire che è stato difficilissimo restringere il campo ad un solo prodotto. Alla fine ce l'ho fatta e ho scelto una palette, la Naked 3 della Urban Decay. L'ho scelta perché al suo interno ci sono alcuni dei colori di ombretto che ho utilizzato di più e che più ho amato nel corso del 2014, come per esempio Strange, che è questo rosa molto chiaro che ho utilizzato spesso anche da solo, oppure Dust, che è una sorta di rosa dorato che adoro, ma anche tutta questa serie di marroni in diverse tonalità che mi piacciono tantissimo. Il bello di questa palette è proprio che permette di realizzare sia dei make up molto semplici e naturali che dei make up decisamente più sofisticati e intensi. Insomma, consigliatissima, l'accendo. La mia palette preferita del 2014 è la Naked 3 della Urban Decay. Eyeliner, nel 2014 ne ho provati tantissimi, ma a mio avviso nessuno batte lo Stay All Day Waterproof della Stila nella colorazione Intense Black. Dico questo perché ha una punta in feltro molto sottile che rende facilissimo stendere l'eyeliner sugli occhi senza imperfezioni o sbavature. Dura per tutto il giorno perché è waterproof, è molto intenso, come si deduce dal nome Intense Black. Insomma, il mio eyeliner preferito del 2014 senza ombra di dubbio. Passiamo al mascara. Anche qui è stato abbastanza difficile scegliere il mio prodotto preferito perché ne ho utilizzati diversi e molti mi hanno anche decisamente convinta. Alla fine, dovendo restringere il campo, ho scelto il Colossal Look Felino della Maybelline e l'ho scelto perché grazie a questo applicatore curvo prende le ciglia, le allunga, le divide e le volumizza con una sola passata, mantenendo però un look molto naturale, quindi non è eccessivamente pesante e intenso, ma allo stesso tempo renderà le vostre ciglia voluminose, allungate, quindi consigliatissimo. In più, ancora una volta, essendo della Maybelline, è facile da reperire e il prezzo è abbastanza accettabile. Il prossimo step è quello del Fard. Anche qui nel 2014 ne ho usati diversi, molti dei quali mi sono piaciuti, ma dovendo sceglierne uno solo ho deciso di scegliere lo Hyaluronic Blush della By Terry, che ho scoperto nel 2014 e che ho amato tantissimo perché, come vedete, intanto è un blush in crema, è pigmentatissimo ma allo stesso tempo si stende facilmente e soprattutto dura per tutta la giornata. Voi potete applicarlo la mattina e arrivare alla sera senza ritocchi con ancora il vostro fard perfettamente steso. Rende il viso molto più luminoso, molto più sano, insomma consigliatissimo Hyaluronic Blush della By Terry. Passiamo adesso alle sopracciglia e qui non ho proprio dubbi perché nel 2014 praticamente non ho utilizzato altro. Di cosa parlo? Del Brow Powder Duo di Anastasia Beverly Hills. Come potete vedere, all'interno ci sono due polveri pressate di colorazioni diverse. Questa è la colorazione Ebony, che delineano alla perfezione le sopracciglia, rendendole comunque naturali e soprattutto dura per tutto il giorno senza bisogno di ritocchi. Insomma, anche in questo caso, se non l'avete mai provato, consigliatissimo. Per finire, illuminante, e anche in questo caso è il mio illuminante preferito di sempre. Lo uso praticamente tutti i giorni. Sto parlando del What's Up della Benefit, che adoro perché ha una colorazione crema tendente allo champagne, molto luminosa, ce l'ho anche in questo momento, e lo adoro perché mette in evidenza gli zigomi, illumina il viso ed ha un effetto veramente spettacolare. Fra tutti gli illuminanti che ho provato, alcuni in polvere, altri in crema come questo, non ho proprio dubbi nel dire che il mio preferito è il What's Up. E arriviamo all'ultima categoria della sezione make up, ovvero i rossetti. Difficilissimo sceglierne uno solo. Alla fine ho deciso di optare per il Color Burst Lip Butter nella colorazione Berry Smoothie della Revlon e ho scelto questo prodotto perché è quello che ho utilizzato più spesso nel corso del 2014. Non è esattamente un rossetto, ma è una via di mezzo tra un rossetto, un balsamo per le labbra e un lip gloss. È molto naturale e leggero, ma idrata le labbra
e dà una colorazione molto gradevole. Io lo adoro, l'ho usato tantissimo e ho scelto questo prodotto proprio perché secondo me è quello che si può utilizzare più facilmente e nella quotidianità. Quindi, bene, penso di aver coperto un po' tutti i campi, ora possiamo passare alla cura della pelle. Ci sarebbero 1 milione di prodotti dei quali vorrei parlarvi per la categoria cura della pelle, ma non potendo tenervi qui per le prossime 12 ore ho deciso di ridurre il tutto all'essenziale e partiamo con il siero Drop of Youth, gocce di giovinezza della Body Shop, che fa parte della linea Nutriganics. Io lo utilizzo tutte le mattine ormai da quasi un anno e mi piace tantissimo perché ha una texture in gel che però a contatto con la pelle si trasforma immediatamente in un liquido che si assorbe in un secondo, idrata a fondo e rinfresca il viso, quindi è davvero molto piacevole da applicare la mattina. In più la sua formulazione è studiata per ridurre i segni dell'età. Portentoso, io lo adoro, se non l'avete mai provato vi consiglio di farlo. Come crema idratante invece la mia preferita del 2014 è la Super Defense della Clinique. Mi piace perché è corposa ma allo stesso tempo leggera, si stende facilmente, si assorbe in un attimo e idrata la pelle a fondo. In più ha un SPF 20 che protegge appunto la pelle dai danni causati dal sole. È perfetta per l'estate, ma io la utilizzo tutto l'anno, estate e inverno. Passiamo poi a un prodotto che non può mancare nel video dedicato al very best of beauty, ovvero il Midnight Recovery Concentrate della Kiehl's. Credo di avervene già parlato almeno 200 volte perché è uno dei miei prodotti preferiti in assoluto. È miracoloso. Io non so esattamente cosa ci sia dentro questa boccetta magica, ma ogni volta che la mia pelle si comporta in modo strano e quindi ho dei brufoli, delle imperfezioni, delle irritazioni dovute a sbalzi ormonali, al clima o a quant'altro, lo stendo la sera e già dopo un giorno vedo dei sensibili miglioramenti. La sua formulazione è quella di una sorta di olio che però non è per niente unto, nel senso che una volta steso sul viso si assorbe in un secondo e il gioco è fatto. Se non l'avete mai provato, questo è decisamente il primo prodotto che vi consiglio di testare. Sempre della linea Midnight Recovery ho utilizzato di recente anche la crema per il contorno occhi, che è la Midnight Recovery Eye. Credo di averla inserita anche nel mio ultimo video dedicato ai prodotti preferiti perché mi è piaciuta moltissimo. È una crema per il contorno occhi, si applica la sera e al mattino gli occhi risultano già più freschi e più giovani. Fortemente consigliata. Per quel che riguarda invece la cura delle labbra, un'altra scoperta del 2014 è stato il Baume de Rose della By Terry. È probabilmente il prodotto di punta di questo brand e non ci sono dubbi del perché. È portentoso. È un balsamo molto corposo che idrata davvero a fondo le labbra. Se lo stendo la sera, la mattina le mie labbra sono ancora profondamente idratate. Insomma, ancora una volta, consigliatissimo. Per quel che riguarda invece la detersione del viso, non potevo non includere il mio amatissimo Clarisonic Aria. Per chi non conoscesse il Clarisonic, si tratta di una spazzola per la detersione del viso ultrasonica che proprio grazie alle vibrazioni della testina va ad essere 5 volte più efficace di una classica detersione manuale. Io l'adoro, la utilizzo ormai da almeno 3 anni e ho notato davvero dei grandi miglioramenti nella qualità della mia pelle. Per quel che riguarda invece i prodotti veri e propri per la detersione, non ho dubbi nel consigliarvi il Face Cleanser della First Aid Beauty, che è un prodotto che ho scoperto proprio nel 2014 e che adoro. È una mousse leggerissima che emulsionata con acqua si trasforma in una crema avvolgente e va a detergere a fondo la pelle senza seccarla o irritarla, anzi la nutre e la idrata detergendola. Spettacolare, io ve lo consiglio ancora una volta, ovviamente, se no non sarebbe nel Best of Beauty del 2014. Che altro? Certo, il corpo. Non sarà una sorpresa scoprire che
I miei prodotti preferiti per il corpo sono della Body Shop: Scrub e Burro Corpo. Quelli che vedete fanno parte della linea all'olio di argan, ma davvero potete scegliere la fragranza che preferite. Nel corso del 2014 io ne ho provate tantissime, mi sono trovata bene con tutte. Gli scrub sono spettacolari perché esfoliano senza irritare la pelle, la idratano al tempo stesso, potete scegliere, come dicevo, la fragranza che preferite. Lo stesso discorso anche per il burro corpo, che è molto nutriente, molto corposo, si assorbe in un attimo, insomma spettacolari. E con questo direi che possiamo chiudere la sezione cura della pelle e passare alla sezione dei prodotti per capelli. Iniziamo chiaramente con lo shampoo. Il mio preferito anche nel 2014 è stato il Full Repair di John Frieda. Nonostante abbia provato altri prodotti, niente è ancora riuscito a convincermi quanto questo signorino, perché va davvero a nutrire e riparare i capelli stressati dalla tinta, dall'utilizzo del calore e quant'altro. Deterge a fondo, rende i capelli morbidi e setosi e va davvero a nutrirli, insomma consigliatissimo. Un altro prodotto che ho scoperto nel 2014 e del quale mi sono follemente innamorata è la Restorative Mask all'olio di argan della Babyliss. Infatti è praticamente finita e devo subito correre ai ripari e ordinarne una nuova. La adoro perché basta stenderla sui capelli quando si è sotto la doccia, la si lascia agire per 10 minuti, dopodiché la si risciacqua e i capelli risultano immediatamente, prima cosa, districati, ammorbiditi, luminosi, insomma è un vero portento. Io l'ho scoperta per caso e dopo averla testata non posso più farne a meno, quindi consigliatissima. Per quel che riguarda invece la protezione dal calore, quindi i termoprotettivi, ritorna un grande classico, il Frizz Ease di John Frieda, che è il mio must have. Lo utilizzo ogni volta che vado ad utilizzare appunto la piastra o la riccia capelli, perché protegge dai danni causati dal calore e al tempo stesso lucida il capello, che risulta ammorbidito e molto più luminoso. Insomma, anche in questo caso un prodotto che vi consiglio fortemente di provare, soprattutto se fate spesso ricorso al calore. Per finire, una scoperta recentissima, e si tratta dello Free Shape Quick Blow Dry della KMS California. L'ho acquistato spinta dalla curiosità, l'ho tenuto per un bel po' da parte perché ogni volta non ero sicura se testarlo oppure no, ma una volta che l'ho provato me ne sono innamorata, perché questo signorino, spruzzato sui capelli umidi, riduce del 50% il tempo di asciugatura, sia che voi utilizziate il phon, ma anche se come me preferite asciugare i capelli naturalmente. In più li districa, non li appesantisce, insomma è un prodotto davvero spettacolare. Free Shape Quick Blow Dry della KMS. E con questo direi che ho finito il mio Best of Beauty del 2014. Come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia ispirato, soprattutto sia stato utile. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace e di condividerlo con tutti i vostri amici. Vi ricordo che come sempre sul blog troverete la lista di tutti i prodotti dei quali vi ho parlato, con indicazioni per reperirli online e il link al post dedicato è nella info box qui sotto. Ok, per oggi è tutto. Una domanda che faccio io a voi è quella di farmi sapere quali prodotti sono i vostri preferiti, perché sono sempre alla ricerca di ispirazione per testare qualcosa di nuovo. Quindi lasciate un commento qui sotto oppure scrivetemi su Facebook o su Twitter, trovate entrambi gli indirizzi nella info box. Bene, per oggi è tutto, io come sempre vi auguro una splendida giornata, un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti e ben ritrovati! Il primo video ufficiale del 2015 non poteva che essere un video haul, perché so che li amate particolarmente ed è ormai diventata una tradizione condividere con voi i miei acquisti di viaggio.